Ciao ragazze e ciao ragazzi, oggi vi voglio mostrare una tecnica per realizzare queste perle. Queste perle sono state ottenute utilizzando la maggior parte fimo di scarto. Che cosa vi serve per ottenere queste perle? Del fimo di scarto, che io ho rimpastato e ho ottenuto questo colore, che diciamo che sul grigio topo sudicio, insomma. Poi della pasta polimerica nera, un cutter possibilmente sferico, cioè rotondo, e un po' di foiling. In questo caso io ho utilizzato questo foiling con motivo arcobaleno, diciamo, cioè, comunque lo vedete. Prendete il vostro fimo di scarto, pasta polimerica di scarto, e la passate alla macchina della pasta alla grandezza più spessa e otterrete una sfoglia. A questo punto con il cutter create tanti cerchietti e con ogni cerchietto noi creiamo una sfera. Quindi una sfera e le mettiamo da parte. Adesso prendiamo la nostra pasta polimerica nera, la passiamo alla macchina tirapasta a uno spessore molto fine e ho ottenuto una sfoglia molto più sottile della precedente. E adesso la depositiamo sopra il foglio di carta, la appiattiamo, poi tagliamo un pezzo di foiling e lo facciamo aderire semplicemente sulla superficie della pasta polimerica nera. Adesso con una lama, con molta delicatezza, andiamo a passarla sopra il foiling in modo da far aderire maggiormente il foglio di foiling sulla sfoglia di pasta polimerica. Adesso ci ripasso un attimino il dito, le dita. Ok, adesso come se fosse una ceretta, voi prendete un lembo del foiling e con un movimento veloce e preciso togliete il foiling. Ecco. Ecco, questo è quello che vi deve rimanere, ovvero soltanto il foglio di plastica, mentre la lamina vi deve rimanere sulla pasta polimerica. Passo un attimino un mattarello per riabbassare il foiling che si è rialzato, e adesso, a seconda di quante palline ho creato, io in questo caso 3, taglierò due cerchietti per ogni perla, quindi avendone fatte 3 ne taglierò 6. 1, 2, 3, 4, 5,
6. Delicatamente tolgo la pasta polimerica in eccesso, che comunque riutilizzerò successivamente per altre perle. Ok, con la lama rialzo i cerchietti che ho tagliato precedentemente. Ok, e metto da parte. Ora prendo le perle, le sfere fatte con il fimo di scarto, le appiattisco e le faccio diventare una sorta di piattino, così. A questo punto metto sopra la pasta tagliata, faccio aderire in tutti i bordi e vado a far aderire anche il perimetro del cerchio alla sfera che è stata appiattita. Faccio lo stesso con l'altra parte. Sto attenta che le due sfoglie si combacino nel bordo e vado a mettere la sfoglia sopra la perla spiaccicata e mi assicuro che tutte le parti aderiscano. Adesso piano piano ne faccio diventare un cubo. Questo cubo lo stondo e adesso lo passo tra i due palmi per farla diventare una perla. Ed ecco qua la vostra perla pronta. Facciamone un'altra. Prendo la sferetta di pasta ed ecco un'altra perla pronta. Ho ottenuto due perle con lo stesso diametro. Questo perché il nostro cutter che mi ha concesso di tagliare sezioni uguali di pasta polimerica per creare delle perle. Quindi con questo sistema io otterrò delle perle tutte uguali. Ovviamente se volete perle più grandi o più piccole sta a voi modificare lo spessore iniziale della pasta di recupero, creerà l'anima della perla, quindi più alto sarà lo spessore della pasta di recupero, più grande sarà la perla che otterrete. Allora, per trasformare questa perla, diciamo, in perla da utilizzare per le vostre creazioni, ovvero una perla con il foro, dovete fare altro che adagiare la perla su un piano, prendere un filo, un chiodino a T o uno spillo, vedete un po' voi, avvicino, e fare il foro sperando di essere più possibile dritti. Andiamo anche dall'altra parte. Ok, se vi si spiaccica un pochino voi la riaggiustate. Ok, ed ecco pronta la vostra perla. Se non ve la sentite di forarla con questo metodo, potete sempre utilizzare un trapano manuale o un trapano elettrico per forarla una volta che la perla è cotta.
Ecco qua, il tutorial è finito, spero proverete questa tecnica, fatemi sapere come vi siete trovati e eventualmente mandatemi una foto delle vostre creazioni. Io vi aspetto al prossimo tutorial e vi auguro buone creazioni e ciao a tutti!